Eccoci di nuovo qui a parlare di obiettivi aggiuntivi per il nostro smartphone. Si parla sia di iPhone che di Android, sempre reflex, quindi grazie ragazzi. Andiamo a vedere oggi due macro, sono gli ultimi del parco che mi hanno regalato. Mi scappava da sternulì, sono gli ultimi, dicevo, del parco degli obiettivi della serie, diciamo quella vecchia, adesso uscirà quella nuova, che mi hanno donato, quindi le andiamo a vedere subito dopo che vi sarete iscritti tutti a questo canale bellissimo YouTube. Azionate ovviamente la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Con questo andiamo a incominciare. E questa volta non tireremo fuori gli obiettivi dalle scatole, ma li andremo a tirare fuori dalla borsina. Ma prima di tutto andiamo a vedere un attimino le caratteristiche di questi obiettivi, perché sapete io ho l'Alzheimer galoppante, quindi non mi ricordo neanche dove sono nato. Quindi aspettiamo un attimo che il nostro buon iPhone 13 controlli sì, perché si deve controllare, perché ragazzi il mouse è sparito dall'ultimo aggiornamento dell'iOS 17, iPad iOS come cavolo si chiama, è sparito l'aggiornamento. Vabbè, ce ne faremo una ragione, ok? Ce ne faremo una ragione. Innanzitutto andiamo a vedere un attimo sul sito della Reflex, dovrebbe essere arrivato. Eccolo qua, è arrivato. Allora, qua siamo nella macro 75 mm, ok? Sono due le macro, una è 75 e l'altra è per 10. Però poco cambia la lente, ma poi gli ingrandimenti sono sempre belli. Ok, andiamo per scegliere le caratteristiche, dunque che sono qui. Ok, qua sotto andiamo a leggere qua sotto, ma brevemente, sapete che io poi sono più per parte pratica. Vedete questo qua, il 75 mm praticamente ingrandisce da 5 a 15 mentre la distanza, ok, dall'oggetto che dovete riprendere varia dai 20 ai 30 mm e l'attacco è sempre 17 mm. Ora invece andiamo a vedere innanzitutto, poi ci facciamo anche un giro nello shop che lo shop non guasta mai. Ok, allora ProLens e andiamo a vedere il 10x. Ok, ho detto che ce ne sono due. Ok, questo qua è il 10x, vedete, questo è il 10x che ha anche il sua protezione per la luce, ok, quindi per la luce, e poi anche un distanziatore che praticamente serve per essere più pratici. Questo 10x, dicevo, andiamo a vedere anche qua le caratteristiche, quali sono, che sono qua dentro. Quindi, quali sono le caratteristiche di questo 10x? Innanzitutto è un 25 mm invece del 75, quindi siamo al 10x, possiamo andare da 15 a 20 mm, quello andava fino a 30, ok, potevamo avvicinarsi a 30, cioè allontanarsi a 30 mm, e qua abbiamo sempre, tanto pesano pochissimo, quindi sui gimbal tutto potete montarli, e qui abbiamo praticamente sempre l'attacco 17 mm. Lo so, questa camera è sempre buia perché c'è la finestra dietro e io me ne frego perché ragazzi, ok, sto spostando sempre a scrivania e non so praticamente la scrivania, la postazione e non ho ancora trovata la quadra. Andiamo a vederli adesso in azione. Come vi dicevo, sono un po' scentrato, ma ci centriamo, stiamo a vedere questi capelli ragazzi e lasciamoli a quelli grandi. Come dicevo, non andiamo a vedere nelle scatole, ma andiamo a vedere nella borsina. Ecco, il problema è nato dall'aggiornamento ultimo di iOS 17, batte la pesca, che il buon banco di regia Android non va più in orizzontale con le applicazioni di terze parti. Cioè io se voglio condividere adesso la videocamera reflex va solo in verticale, quindi farò le prove con la videocamera interna, perché cioè la videocamera di Roland, finché non faranno aggiornamenti. Io penso ragazzi, è così, succede così, sempre così. Ok, siamo pronti per andare a vedere sopra. Ok, eccola qua la nostra bella valigetta. Vedete, io ho messo tutto quasi in ordine. Aspettate che mi sposto un po' qua. Ok, eccola qua. Quindi abbiamo la nostra valiggettina
e i due obiettivi sono questo. Il primo, vedete che è questo qua che vi dicevo, che abbiamo all'interno della confezione anche questa copertura. Ecco, magari vengo più avanti, lo vedete meglio. Quindi andiamo prima a provare questo e poi proveremo l'altro, ok, quello da 75 mm. Andiamo a montarlo sempre, mi raccomando, vabbè, la cosa primaria che bisogna fare, bisogna stappare praticamente il cosino sotto, facciamo così, ok, bisogna stappare il cosino sotto e pulire la lente, ok, questo lo mettiamo qua per non perdere, andiamo a prendere il nostro iPhone 13, lo andiamo a mettere all'interno del, ovviamente dove va, ecco, se in piano vedete come si avvita bene, ok, si avvita bene, stappiamo la lentuccia e andiamo a fare così una bella pulizia della lente. Adesso vado a condividere la telecamera, l'ho stoppato, mannaggia a me, devo ricondividere tutto, vado no, si è rimesso in moto da solo, vediamo un po', andiamo a condividere la telecamera di qua e andiamo a fare una prova con questo bellissima macro. Allora, l'iPhone 13 si stacca delle volte e non si attacca quando il banco di regia, ma è colpa dell'iPad che sicuramente è vecchiotto. Vedete, ecco qua il nostro bellissimo obiettivo, praticamente tutto sfuocato. Andiamo a prendere un confettino, vado a prendere un confetto, ok? E vado a metterci anche, vi faccio vedere, vado a metterci anche la copertura, ok? Questa qua, perché vi faccio vedere a cosa serve. Oltre che la luce, ripara un po' la luce che viene da fuori, praticamente si può adagiare, ok? Sopra al nostro confettino, vedete, ok? Qui ricordiamoci che siamo in una risoluzione più bassa, quindi le foto ovviamente verranno molto più spettacolari. Adesso io non posso condividere una videocamera perché, come ho detto, non va in orizzontale, in verticale mi sta un po' stretta in questo momento, però vedete che la macro funziona molto bene. Prendiamo un altro confettino più grande, ok, non ci sta all'interno, ci sta all'interno, vedete, possiamo fotografare questa, ovviamente possiamo fare anche un video, ok, non solo ovviamente le foto. Possiamo, rimettiamo, possiamo, mi magno, figurati se metto qua sopra. C'è una prova con una biglia che una è mandata per terra, speriamo che il cagnolino non se la mangi. Allora, intanto la puliamo un po' perché è sporchina, piena di polvere. Andiamo a prendere una faccina, andiamo a avvicinare, vedete un po' com'è bello questo macro, sì. Vedete che carina, ok? E non la vedete perché... Ragazzi, micidiale. Vedetela? E non la vedevate? Allora, scusate, perché non la vedete? Mi arrabbio anche con voi che non la vedete. Vedete, questa qua è molto carina, guarda. È molto carina, molto carina. Ovviamente vedete che la distanza è questa. Poi sapete, io con la mia vista da agola, ovviamente, cosa vuoi che metta a fuoco? Allora, andiamo a rismontare questo, lo rimettiamo a posto, mi raccomando, sempre chiudete gli obiettivi quando li mettete via, perché se no li perdete, e se li perdete poi sono soldi che avete perso. Andiamo a prendere l'altro macros, che deve essere questa, spero, perché questi qua... Anche questa qua sempre ovviamente stacchiamo qua sotto, lo mettiamo sul chiaro così lo vediamo, puliamo la lentuccia, andiamo ad avvitare prima, ok, sempre appoggiandolo e poi avvitandolo, ok, dai, non fammi fare brutta figura, su, forza, non volevo andare, stappiamo e puliamo. Speriamo che non ho spento, no, non ho spento. Questo invece, come vedete, la distanza è maggiore, ok? Quindi andiamo a prendere la faccia di Tolla, dove sei faccia di Tolla? Gira un po' questa biglia. E se mi girano le biglie, vedete, questa qua vedete che è più lontana, ok? Più lontana viene meglio, quindi andiamo a prendere un confettuccio anche qua, andiamo a appoggiarlo sempre sul tavolo, vedete anche qua possiamo andare più distanti, si vedono anche la polvere sopra ovviamente la scrivania, vedete qua, guarda un po'.
quindi è un interessante obiettivo. Andiamo alle conclusioni, ma prima di concludere ovviamente mettiamo a posto la candela, che bisogna andare sempre a mettere a posto gli obiettivi prima di andare a diciamo chiudere le valigette o roba del genere. Quindi mettiamo via tutti questi obiettivi qua e andiamo alle conclusioni. E dall'alto del Monte Everest facciamo le nostre conclusioni dovute. Allora, le conclusioni sono queste: obiettivi di qualità, ben fatti, abbiamo praticamente due macro che sono la 75 mm e la 10x, quindi macro molto belle e praticamente io ne sono contento. Vado a chiudere la valigetta andando di nuovo sul Monte Everest, facendovi vedere la valiggettina, vedete qua, forse toccate il microfono ma non ci importa. Allora chiudiamo la valigetta e tiriamo le vostre conclusioni. Come ho detto, bei obiettivi, servono, la creatività ovviamente è la vostra, non è dell'obiettivo, quindi se avete una creatività innata o avete una cosa da creare, questi obiettivi secondo me sono molto potenti. Ringrazio ancora gli amici della Reflex per avermi donato questo parco di obiettivi, che io ovviamente con questo ho finito le recensioni, spero che siano contenti. Con questo ragazzi, se volete condividere questo video con i vostri amici, perché non è solo diciamo rivolto a iPhone, vi ricordate la pinzetta, che è la pinzettina per Android, quindi possiamo anche installare questi obiettivi su Android. Quindi, come dicevo, condividete questo video se vi è piaciuto con i vostri amici, che fate crescere questo canale. E un'altra cosa, se volete, ovviamente iscrivetevi al canale YouTube Smart Video Photography, azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. E con questo io me ne vado e vi saluto. Ciao, sono Gennaro, creatore di contenuti esclusivamente da dispositivi mobile. Sul mio canale YouTube Smart Video Photography potrai imparare a fotografare, girare video e montarli direttamente sul tuo dispositivo. Offro formazione anche online. Ti saluto e ti invito a seguirmi anche sul mio profilo Instagram. Ciao, a presto!